Eccoci qua amici della Muay Thai, finalmente ci siamo, video sul clinch promesso, lo so che sono in ritardo, però come sapete la pigrizia la vince sempre, però vi ho portato la sorpresa, eccolo qui, trainer Mu, saluta, Sawadee Cup, passai Italy? No, 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 no. Oh no dai, no 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 no, si vergogna. Partiamo subito, via. Voi sapete, non farò un video, vi farò vedere qualcosina con l'aiuto di Daisy e di Tommy Champ, WBC. WBC, Champ WBC, prossimo campione della WBC, Aiuto. secondo lui, secondo Cromu. E non vi farò vedere niente di tecnico perché ci sono tanti video sul web, ci sono tanti bei video che ha fatto Mattias sia sul canale Seve Muay Thai sia sul canale Muay Thai Guy, ce ne sono alcuni vecchi. Allora, prima cosa, prima premessa, i thailandesi. Fare clinch con i thailandesi è importantissimo, è fondamentale per migliorare, ma non è la cosa più difficile e più lunga per imparare. Perché? Perché loro sanno fare il clinch, lo imparano sin da bambini, iniziano da bambini e piano piano lo imparano guardando gli altri, facendo clinch con gli altri, ma non sanno cosa fanno. La cosa che mi ha fatto capire che non si sarebbe potuti crescere, non avrei potuto imparare quel poco che so del clinch dai thailandesi, è stato quando, per esempio, mi buttavano a terra o facevano qualcosa che non capivo e mi trovavo la testa attaccata al loro ginocchio per farmi vedere che potevano mettermi anche KO, e che sparando in allenamento, e gli chiedevo, ma come cazzo come hai fatto? Ma luni, non te lo sanno spiegare. Perché? Beh, chi fa lotta, chi fa judo, chi fa tutti i tipi di lotta, sa che ci sono tante cose che noi impariamo, che si imparano facendo la lotta, perché ti spiegano le tecniche, e tante altre che le sai fare perché ti sono venute allenandoti, provando, vedendo un altro, e però quando è ora di spiegare bene dove mettere la mano, eccetera, è più facile farle che raccontarle. Ecco, questo è il discorso principale. Loro imparano tutto facendo, quindi non hanno, nessuno gliel'ha mai spiegato, l'hanno imparato facendo e guardando, e quindi non hanno un metodo, non sanno come raccontartelo, per cui chiedere a loro, io faccio fare tecnica dai thailandesi ai Falang, ma prima ho dovuto mettermi con loro, dirgli, ok, per esempio Mac Payak, che è uno dei più bravi che ho avuto qua a spiegare il clinch, perché non sa assolutamente cosa fa, però lo fa. Però poi ci siamo messi lì piano piano e allora gli ho detto, vedi cosa fai piano piano, cerca di studiartelo tu che lo sai fare e poi lo trasmetti agli altri, e questa è stata la chiave principale. Quindi cosa importante è che ci sono rarissimi casi di thailandesi che sanno quello che fanno, magari vi fanno una tecnica bellissima, poi gli chiedi come hai fatto, è easy, ma non te lo sanno dire, ti fanno vedere magari una cosa piano che non è quella, che hanno fatto, perché non lo sanno, gli è venuta, punto e batte. Quindi per impararla dovete andare in un club dove ci sia qualcuno che sappia spiegarvelo quello che fa, non tanto sappia farvelo, se no cosa fate? Pulite il ring, quindi vi mettete a fare il clinch con i thailandesi, ogni 5 minuti vi buttano per terra, pulite il ring, vi sbattono da una parte all'altra, magari finite che siete stanchi, frustrati perché non avete manco capito che è, e magari qualcosina la imparate, ma pochissimo, oppure sì, se state 10 anni, in 10 anni imparate anche a fare il clinch, ma se avete a disposizione un tempo inferiore a 10 anni, dovete avere qualcuno che proprio mentre fa clinch vi spiega esattamente perché avete sbagliato a mettere una mano da una parte o dall'altra, l'impostazione delle gambe, eccetera, eccetera. Adesso non entriamo nel tecnico, ma questa era una premessa doverosa, perché sennò si rischia di non capire mai un cazzo di clinch, fare Muay Thai per tanti anni, come purtroppo mi spiace dirlo, tantissimi che vedo in Occidente, quindi fuori dal mondo thailandese, che sì, pensano di fare clinch, ma in realtà sanno fare due cose
e basta, e cioè, quindi non hanno ancora tante cose. Il 90% delle cose che possono fare in clinch e che subiscono magari in clinch dai thailandesi neanche le capiscono. Quindi trovate qualcuno che vi abbia la pazienza e la voglia e la capacità di sapervi spiegare che cosa fare in clinch, come farlo e quando farlo. Questo è il primo punto. Poi veniamo alla parte sempre tecnico-tattica, su cui mi focalizzo nei video, perché come ho detto adesso, a parte questo discorso di come imparare il clinch, quello che è importante sapere per il clinch non è tanto le varie tecniche, che ripeto, ci sono video anche bruttissimi, gente che non lo sa fare il clinch e fa vedere le tecniche, ma vabbè, pazienza. Ma ci sono anche dei video belli di gente che sa far vedere le tecniche, ma qualche tecnica, perché ripeto, il clinch sui video non lo imparate, il clinch dovete impararlo trovando qualcuno che ve lo spiega e facendolo. E adesso veniamo al dunque, vediamo a capire come fare il clinch, come allenarlo a secondo di che match dobbiamo fare. Io ho fatto due grosse distinzioni: se devo combattere con un thailandese in Thailandia, o se devo combattere con qualcun altro e fuori dalla Thailandia, mi devo allenare diversamente. Se dovete preparare un match con un thailandese o comunque in Thailandia, o se dovete preparare un match in Occidente con un non thailandese o anche con un thailandese, più o meno la cosa non cambia. Ci sono delle considerazioni totalmente diverse da fare, quindi io faccio queste disquisizioni di video: fare clinch, devo preparare un match di clinch con un thailandese in Thailandia, o comunque con qualcuno che è thailandese o farang, ma che combatte, vive, che sa fare la Muay Thai dei grandi stadi 5x3, oppure con qualcun altro fuori dalla Thailandia, o comunque anche con un thailandese fuori dalla Thailandia, per esempio sul 3x3 eccetera. Perché questo? Innanzitutto perché il clinch è una cosa molto complessa da giudicare, lo scoring del clinch, niente di male, ma molti dei giudici di gara internazionali non sanno leggere il clinch come lo si legge nei grandi stadi in Thailandia. Perché? Nei grandi stadi in Thailandia si guarda il dominio. Per farvi capire cosa vuol dire il dominio, vi faccio un esempio che è lampante. Chi sa ballare i balli di coppia, nei balli di coppia si vedono due che ballano e chi lo guarda da fuori dice sono due che ballano. In realtà c'è uno che guida e uno che segue. Il giudice di gara in Thailandia decide chi prevale nel clinch perché è così bravo da capire chi guida. Allora, non entro anche qui nel dettaglio tecnico perché innanzitutto non le so tutte, perché ce ne sono sempre di qualcuna che scopro in un match, una novità, una finezza che non sapevo. E vi dico una per esempio che ho scoperto in Sitong, Mattia con In Sitong abbiamo scoperto alla quinta che sì, gli è salito sopra in clinch, ma si è appoggiato col culo alle corde, e quello voleva dire per gli arbitri, visto che il match era proprio lì e poi volevano darlo in Sitong perché è campione di Thailandia, ma vabbè, questa è un'altra considerazione, abbiamo scoperto che quella cosa lì vuol dire che sei un po' più stanco perché ti sei appoggiato col culo alle corde, cosa che in allenamento si fa spesso, che si fa anche nel match, ma se lo fai quando il match è proprio lì e te la stai giocando sul kick, comunque sono finezze che ne scopri sempre di nuove. Cosa vuol dire chi conduce? Chi sta sopra, per esempio quando l'arbitro va a dividere chi ha le braccia sopra, se io ho la testa in alto, che vuol dire che sto dominando, anche se tu stai facendo le ginocchiate sopra, ce ne sono tantissime. Tutte queste cose i giudici internazionali non le conoscono, per cui è inutile allenare un clinch tradizionale. Ci alleniamo diversamente, adesso vediamo come. Mentre invece se devo fare clinch in Thailandia, tutte queste cose innanzitutto le devo sapere e poi devo comunque allenarmi tanto sulla parte fiato, perché fiato da clinch, adesso vediamo cosa vuol dire, perché è lì che mi giocherò la partita. Allora, tatticamente, parliamo di Thailandia, il clinch è una cosa che entrambi a un certo punto potrebbero dover fare. Perché? Se negli scambi al primo e al secondo round, dove il clinch si fa poco, o perlomeno magari si vede solo, si fanno le prese, si vede se l'avversario è duro in clinch, se è preparato, se vuole fare il clinch, se non vuole farlo, quindi si fanno le prime due riprese, come sapete, sono di studio. Però se in quelle riprese io mi accorgo per esempio che
i suoi calci non riesco a bloccarli o non sono sicuro di bloccarli, che magari sui medi potrebbe essere più bravo sugli scambi, oppure potrebbe essere pericoloso con i pugni e con i gomiti. E quindi cosa faccio? Sono un Muay Kao e vado in clinch. Allora io, se non sono un Muay Kao, comunque non posso rifiutarmi di andare in clinch, perché se io faccio ostruzionismo e poi alla terza non voglio andare in clinch, a parte che prima o poi lui ci arriva se è un Muay Kao, ma dico agli arbitri, ai giudici, non sono così preparato in clinch perché non lo voglio affrontare. E questo significa che posso perdere per questo motivo, perché lui è un Muay Kao, vuole andare in clinch e io devo misurarmi anche in clinch se voglio vincere il match ai punti. Poi se lo metto giù, vabbè, è un altro discorso. Quindi questo è fondamentale. Quindi se vi allenate qua e dovete combattere nei grandi stadi in Thailandia o comunque in Thailandia su 5x3, dovete saperlo fare il clinch e quindi dovete allenarlo in una maniera tale per cui non solo capite, sapete cosa fare, ma avete il fiato per farlo, che è la cosa più importante. Quindi come vi dicevo prima, è importante in questo caso fare clinch con i thailandesi. La premessa ve l'ho già fatta, è inutile ripeterla, non vi insegneranno magari niente, ma se sapete fare clinch è importante avere tanti thailandesi o comunque dei falan che sappiano fare la Muay Thai in Thailandia, quindi di livello buono, magari anche dei Muay Kao sarebbe l'ideale, e fare il lavoro di resistenza, che significa noi lo facciamo tutti lo fanno mettendo uno in mezzo, uno non riposa e per 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, 30 minuti, un'ora, ognuno fa la preparazione della durata che ritiene opportuno per il match e per l'atleta che deve preparare in mezzo, e a turno gli altri fanno clinch con lui. Questo perché? Perché la cosa più importante per riuscire poi a tenere il clinch, soprattutto se magari incontrerò un Muay Kao, è di avere il fiato, quindi la capacità di respirare bene e di tenere e rimanere in forza con l'uomo addosso, che è totalmente diversa dalla capacità di avere fiato per esempio nello sparring, perché lì non ho l'uomo addosso, quindi respirare con l'uomo addosso cambia completamente. Anche soltanto la nostra sudorazione, il nostro raffreddamento del corpo con un uomo addosso che suda è diverso, perché un conto è poter raffreddare il mio corpo senza avere un uomo addosso, un altro conto è raffreddare il mio corpo con un uomo appiccicato. Quindi tutte queste cose si imparano soltanto facendole, cioè non si imparano, ho detto una cazzata, si preparano soltanto facendo, perché io posso saper fare il clinch, essere un Muay Kao bravissimo, e questo avviene, tutti quelli che sanno fare il clinch, bravissimi, tutti, se non lo allenano prima del match, quindi se non lo allenano, non fanno una buona preparazione con tante persone che, quindi stando in mezzo e con tanti, chiamiamoli sparring partner per capirci, che vanno con lui e lui non si riposa mai, non arriva preparato al match, perché non è solamente importante che sia capace, che conosca le tecniche, ma è importante poi avere la resistenza necessaria, questo tipo di resistenza che si ha nella lotta. Il clinch è una lotta, la si fa solo facendolo, quindi devo saperlo fare il clinch, ma poi devo allenarlo prima del match e devo essere preparato, perché sennò rischio di arrivare in clinch e finire la benzina, quindi non avere fiato, che non è il fiato che c'è, ripeto, è un altro tipo di fiato e quello si fa solo facendo clinch. Quindi dimenticatevi, dovete preparare un match 5x3 fatto di Muay Thai vera, fatta nei grandi stadi, dovete avere le persone con cui farlo, perché se no, se avete, oppure abbiamo avuto dei casi di preparazione di match per la cintura del Lumpini, per esempio, di un ragazzo thailandese che preparavamo, avevo solo Jing in quell'occasione, lui era 20 kg più di lui e faceva tutti i giorni con lui minimo mezz'ora di clinch continuativo. Però hai uno più grosso che non si stanca, che è preparato, puoi farlo, ma se no l'ideale è avere tante persone che lo fanno con te. Quindi dimenticatevi la forza muscolare, perché la forza muscolare poi nel match non ce l'avrete, quindi non è che se uno è più grosso, o anche cioè ci capita che quello più grosso che deve combattere, gli altri magari sono più piccolini, ma non importa, perché dopo che
se fai mezz'ora di clinch, dopo i primi 10 minuti che hai finito la benzina, hai solo più tecnica, quindi anche se l'altro è più grosso ed è riposato, quello più piccolo è riposato, è impegnativo ugualmente. Quindi bisogna anche, che cosa imparate in questo lavoro? Si impara per esempio a mantenere la benzina, cioè io ho un serbatoio di benzina come la Formula 1, posso partire a canna e finire la benzina prima di avere il rifornimento, oppure devo sapermela regolare. Il sapermelo regolare lo imparo facendo questo tipo di lavoro. Quindi è un lavoro complesso, è un lavoro che necessita di un allenamento durissimo. Se mi scappa un gomito quando sono stanco, cioè se nel clinch non controllo e prendo un gomito quando già sono in debito di ossigeno, vado giù. In clinch attaccato con l'uomo non ho gli occhi che vedono sempre, spesso ho la sensazione, cioè mi sta entrando un gomito, mi sta sfuggendo il controllo, ho la sensazione che accada. Questa sensazione e quindi questi secondi occhi che ho sul corpo li alleno solo quando faccio appunto clinch continuativo, quindi 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti, un'ora, con compagni di allenamento diversi che si cambiano sempre freschi e tu in mezzo. Quando sei stanco inizi a tirar fuori gli occhi sul corpo che hai e capire cosa sta succedendo anche senza vederlo, perché a volte hai la testa attaccata all'avversario o stai cercando con la testa di fare ostruzione con la testa contro il suo mento, cioè stai facendo delle cose per cui sei attaccato e non riesci a vedere cosa fa lui, cosa fanno le sue gambe, cosa fa il suo corpo, lo intuisci, e queste sono le stesse dinamiche. Chi ha fatto la lotta queste dinamiche le capisce perfettamente. La posizione delle gambe, per esempio, io mi accorgo della posizione delle gambe del mio avversario, magari a volte senza vederle me ne devo accorgere, ma come faccio ad accorgere? Tutti i giorni, tanto allenamento con tanti con compagni diversi e quindi tu in mezzo, e arrivi ad avere queste sensibilità preparate, perché queste sensibilità, attenzione, non è che le preparo, le imparo e poi le ho, no, le preparo poi le perdo, perché se non faccio clinch per 3 mesi me le perdo. E quindi anche un buon Muay Kao, a Mattias è successo spesso di incontrare lo stesso, ma non solo a lui, a tanti altri, che mi dicono questa volta qua non era duro come prima in clinch, come l'altra volta, perché probabilmente questa volta l'hanno chiamato tardi e non è riuscito a fare clinch, a preparare. Quindi il clinch è una di quelle poche cose che anche se le sai fare, se non le alleni non c'è niente da fare, non puoi portarle. Ecco perché a fine carriera o comunque dopo il top della carriera, anche i grandissimi Muay Kao, se continuano finiscono a fare il 3x3 dove il clinch si fa poco, perché c'è poco da fare, perché poi allenare il clinch, che è una delle parti più importanti della Muay Thai, e diventa durissimo se non sei più abbastanza giovane da poterlo fare, non hai abbastanza voglia da poterti rompere il culo perché stare in mezzo con diversi avversari mezz'ora è dura, eccetera eccetera. Per concludere con un cappello per questa preparazione, quando voi arrivate magari da fuori, arrivate da un altro mondo che è quello della kickboxing, arrivate dalla Muay Thai che si fa fuori dalla Thailandia, e pensate che il clinch sia il Chap Ko, perché vedo che spesso parlate di Chap Ko come se fosse il clinch, e pensate anche che con il Chap Ko la testa di qualcuno dell'avversario thailandese vada giù, e già da quello si capisce che siete completamente a digiuno di clinch. E dire che il Chap Ko è il clinch è esattamente come dire che i rigori sono il calcio, ecco. Molto diminutivo, per cui toglietevi dalla testa la preparazione basica che conoscete. Il clinch è un mondo complesso, difficilissimo, fantastico, affascinante, che va allenato va capito con qualcuno che ve lo spiega, e poi va allenato con tanti sparring partner per preparare un match e arrivare a poter affrontare un Muay Kao, magari non batterlo nel clinch ma contenerlo, e poi batterlo in un'altra maniera, o se siete così bravi anche a batterlo in clinch. Quindi questo per chiudere il discorso Muay Thai clinch in Thailandia o con dei thailandesi nei 5x3
con giudici thailandesi che conoscono lo scoring fatto in una certa maniera. E quindi fatto come si fa nei grandi stadi, eccetera, eccetera, che per finire da dove abbiamo iniziato, che il giudice deve capire chi dei due, come tra due danzatori, chi comanda e chi segue. Quello che comanda ovviamente sta vincendo. Vincere in clinch non significa vincere il match, ma se io in clinch domino e ti contengo nei calci medi e nel resto, vinco. Perché questa è la Muay Thai, cioè nella Muay Thai se io riesco a contenere, se io vedo che faccio difficoltà negli scambi e vado in clinch e domino, vinco. Se io ti contengo nel clinch e negli scambi domino, vinco. Stiamo parlando di punti, poi per KO si può vincere con qualsiasi cosa. Adesso veniamo alla parte preparare un match in Occidente con qualcuno con qualcuno che sa fare il clinch o che non lo sa fare, non importa, ma soprattutto con dei giudici che non sono preparati. È giusto che sia così perché la Muay Thai internazionale è diversa dalla Muay Thai, quindi dei giudici che non sanno guardare e che non guardano chi prevale, ma guardano esclusivamente i colpi che arrivano in clinch. Questa parte è molto, molto più veloce e molto più semplice. Innanzitutto, proprio perché non c'è la prevalenza, quello a cui dovete fare attenzione, e qui il Chapko torna bene, è che ci sono degli avversari che magari arrivano dalla kickboxing, perché si sa che fuori dalla Thailandia si fa Muay Thai, ma se c'è un match da kickboxing lo prendi perché devi combattere, eccetera, eccetera. Quindi magari vi trovate un avversario che quando andate in clinch è un'anguilla e cerca solo di uscire dal clinch. E in questo è rischioso perché se voi siete abituati in Thailandia dove io vado in clinch e l'altro accetta perché deve dimostrare ai giudici che lo sa fare, se no ha perso se fa l'anguilla, fuori all'estero i giudici, se io scappo dal clinch, quindi vedete uso il termine scappo, in realtà in Occidente non lo usano, nella Muay Thai internazionale direbbero l'altro non ha accettato il clinch, ma se non lo accetto qui ho già quasi perso il match. Perché vuol dire che ho paura di fare il clinch, mentre invece in Occidente il discorso è diverso. Quindi cosa devo fare? Devo innanzitutto magari col Chapko fare delle prese solide in modo tale che mentre mi scappa come un'anguilla non mi arrivi un gomito strano di quelli mentre mi sto girando. Magari può essere per me difficile da controllare perché è un gesto atletico scordinato che non sono abituato a vedere e quindi mi può sfuggire, può essere pericoloso. Quindi delle prese molto solide e poi allenare pochi colpi, perché è quello che vogliono vedere i giudici internazionali, ma forti, cioè che facciano male, perché se poi il giudice magari non è pratico di clinch e non lo vede, o magari non gli interessa e dà più scoring sui pugni e sui pugni prevalentemente, magari sui calci, ma le ginocchiate le vede o non le vede. Bisogna però fargli male, perché anche se non le vedono, se all'avversario gli faccio male, gli tolgo il fiato con le ginocchiate e gli tolgo il fiato, lo prendo nella bocca dello stomaco, comunque io il mio lavoro l'ho fatto e poi finirò con il resto. E il giudice se l'ha visto o non l'ha visto non importa, perché sicuramente vedrà che ha accusato il colpo. Lavorate su pochi colpi, allenate pochi colpi forti, fate potenziamento su quei colpi che portate, quindi che siano tecnicamente fatti bene, sulla postura in modo tale che riuscite a controllare se l'avversario fa l'anguilla, e poi lavorate molto sulle ginocchiate, quindi senza andare a fare le prese, quindi senza le prese in Lai Keng o in Chapko come abbiamo detto, quindi senza fare le prese. Perché spesso fuori dalla Thailandia si trovano tanti bravi con il pugilato. Quindi un esempio per tutti, il match tra Giorgio e Pech Morokot, il primo. Pech Morokot ha fatto un buon lavoro di ginocchia sulle entrate delle braccia, quindi faceva un ostruzionismo sul pugilato e entrava con le ginocchia. Quello è un lavoro che in Occidente può essere pagato, perché comunque sono ginocchiate che si vedono, visibili, che arrivano prima di chiudersi in clinch, dove lì effettivamente per un giudice di gara che non ha arbitrato 200 match a Lumpini e Rajadane è difficile capire chi prevale.
Se dovete fare un match in Occidente, quindi dove non ci sono giudici che capiscono lo squalo, è inutile che fate la solita preparazione, l'uomo in mezzo e tutto. Cercate invece di lavorare con, innanzitutto, clinch con i guanti. Io lo consiglio sempre, noi lo facciamo sia con i guanti sia per match in Thailandia, che poi a parte noi prepariamo solo match di Muay Thai in Thailandia, è difficile che prepariamo match per fuori, però può capitare. Sempre con i guanti, perché con i guanti è più facile che ci sia l'anguilla. I thailandesi fanno senza guanti perché alla fine comunque quando si arriva in clinch si fa il clinch, mentre invece io spesso fuori dalla Thailandia posso trovare, o comunque nella Muay Thai internazionale posso trovare gente che non vuole fare il clinch, quindi devo essere preparato con lui a bloccarlo in modo che non succeda niente di imprevedibile, e poi mettere pochi colpi ma che facciano male, per esempio anche sulle gambe, perché sì, è vero, sullo stomaco ti tolgono il fiato e tutto, ma anche sulle gambe. Se ho di fronte un pugile, ho di fronte uno che ha dei buoni pugni e gli faccio male con le ginocchiate sulle gambe, sui muscoli delle gambe, beh, gli tolgo dell'efficacia. Quindi la strategia nel preparare un match è completamente diversa se lo dovete preparare di Muay Thai vera 5x3 nei grandi stadi con qualcuno che sa fare, ma soprattutto con i giudici che sanno leggere il clinch, della Muay Thai internazionale, dove trovate dei giudici che spesso leggono il clinch in maniera completamente diversa. Quindi colpo, come può essere, quanti colpi sono arrivate, quante ginocchiate sono arrivate, eccetera eccetera. Questa ultima cosa che vi dico ve la farò vedere subito nella pratica, grazie a Daisy e Tommy. Quello che invece in tutti i casi dovete preparare è la pancia, cioè abituarvi a prendere colpi in pancia ginocchia, perché sono diverse dai pugni, sono diverse dai calci. Cioè il fatto di riuscire a tenere i colpi in pancia è fondamentale, sia che lo fate qui, sia che lo fate con qualcuno che non capisce, perché non importa se il giudice lo capisce o no, ma se prendo un ginocchio, ci sono dei match, chi capisce il clinch se ne accorge se a un certo punto uno dei due ha finito il fiato, perché ha finito il fiato così improvvisamente? Perché a volte basta un ginocchio alla bocca dello stomaco o un ginocchio sulle costole che vi frattura una costola nei primi round. Dopo pian piano, che a caldo magari lo si sente meno, ma pian piano lo si inizia a sentire e non si riesce più a respirare, perché quando si respira si dilata la cassa toracica e il dolore fa sì che non la dilato appieno e quindi che mi manchi l'ossigenazione, il debito di ossigeno fa sì che il mio match sia compromesso. Quindi ci sono tante cose che ci insegnano: se abbiamo uno stomaco preparato a prendere colpi, non ci giriamo per schiviarli e non andiamo a esporre le costole. Se abbiamo uno stomaco preparato a prendere i colpi, riusciamo a respirare anche quando ci arrivano i colpi e quindi non rischiamo che ci tolga il fiato il clinch non tanto per la resistenza ma qui per i colpi presi. Per cui oltre a fare il clinch in mezzo, un lavoro importante che facciamo è quello di abituare il nostro corpo a tenere sugli addominali, quindi sulla pancia, le ginocchiate. Allora, fate vedere il lavoro con le ginocchia sulla pancia, dai, di preparazione della pancia. Adesso se le stanno dando piano, perché in genere mettiamo le ginocchiate, però fate un po' più. Respirate un po' più forte. Allora, per esempio, in questa fase di Chapko, vedete che lui ha la testa lì. Dai, lavorate. Vedi, lei sta cercando di entrare e lui l'ha fermata, no? Come fa a averla vista? Non l'ha vista perché ha gli occhi di là. Ha intuito che stava succedendo. Vedete, lei ha messo subito la mano quando lui ha cercato il Chapko. Non l'ha fatto, prima eccola lì. Vedete questa mano qua che ha messo lei? Lei non lo vede, non ha visto che lui sta cercando il Chapko. Ha messo già il guanto dentro per far sì che lui non possa chiudere il Chapko. Quindi questo lavoro lo può aver fatto, guardate gli occhi, non può averlo visto, lo può solo aver intuito. E come fa a intuirlo? Lo intuisce perché ha allenamento dietro, è abituata
a lavorare da stanca e quindi ha quello che io chiamo gli occhi sul corpo. Allora, vedete, lei è sotto, la porta le ginocchia, Daisy. Lui è sopra, in questo caso lui sta controllando, quindi questo per dirvi che un lavoro del genere, magari lei porta 3 o 4 ginocchia, lui non porta niente, ma sta controllando, è sopra, ha la testa sopra. Adesso l'arbitro, sicuramente l'arbitro centrale stoppa in questa azione qua, ma lui che ha la testa sopra sta dominando. Chi lo capisce solo il giudice in Thailandia. Magari... Adesso veniamo al discorso respirazione che dicevamo prima. Come vedete, se stiamo lontani, loro, sì, per quanto sudano, stanno lavorando, ma il corpo può raffreddarsi, può respirare, la loro respirazione è completamente diversa di quella andata in clinch. Quando arrivano in clinch, adesso devono respirare e raffreddare il corpo stando attaccati. È una respirazione completamente diversa. Non voglio entrare nel dettaglio tecnico, ma solo per farvi capire che questo tipo di allenamento fatto con tanti avversari sempre freschi vi dà la preparazione adeguata per affrontare anche un Muay Thai, perché poi ovvio nel match non facciamo solo clinch, però quello che è importante è che il clinch qui, quando c'è il momento di fare il clinch, nel clinch bisogna misurarsi. Poi se nel clinch faccio vedere che sono capace, ti so controllare, magari tu sei anche un po' più bravo, prevali, ma ti so controllare, poi dopo posso cercare di evaderlo e prevalere negli scambi, perché lì è il territorio dove mi trovo, dove sono più bravo io, però non posso evitarlo. Invece se andate a affrontare qualcuno con giudici non thailandesi, quindi in Occidente, fuori dalla Thailandia, lì il vostro avversario, se voi volete fare il clinch o sapete fare il clinch e cercate il clinch, può evitarlo, e allora dovete stare attenti. Adesso cerchiamo con loro che non sono non thailandesi, loro sono falangua, si allenano alla thailandese, cerchiamo di farvi capire cosa vuol dire avere l'anguilla che vi scappa e che può essere pericolosa, e quindi perché devo chiuderla e fare in modo innanzitutto di controllarlo e poi mettere solo pochi colpi maduri, che se il giudice non li scora, quindi non li vede come punteggio, ma li sente come male. Lei simula il Falan che fa la kickboxing e che vuole andare, lui fa quello che fa la Muay Thai. Dai, prova ad andare sotto con le braccia, tu. Lui presa bella stretta, ecco, non tante, ma una che possa far male. O per esempio, facciamo vedere alla gamba, ecco, quello cosa serve? Non fa punti neanche in Thailandia, però se poi lei deve lavorarci con le gambe per mettere i pugni, fa più difficoltà. Tu vai sotto coi pugni, presa forte, metti anche per esempio la testa sotto il mento, che poi è un'altra cosa, la testa sotto il mento, tu a lei la testa sotto il mento. Quel lavoro lì, per esempio, a chi non sa fare il clinch, lui gli spinge la testa solo per fargli male. Il giudice in Occidente non lo capisce, ma lei, staccati adesso, guardate che faccia. Lei la sentivi la capoccia, tu sentivi la cabeza nella quello gli fa male, non importa se il giudice ha capito, però avete fatto un lavoro che può servire per far stancare, per far male all'avversario, quindi anche se il clinch non l'hanno capito, quindi è inutile fare il clinch tradizionale. Nel caso in cui lavorate con qualcuno che sapete che lo scoring non verrà considerato, cercate di fare del male, di fare dei danni. Quello che vi dicevo, quando avete l'avversario che fa l'anguilla, che non vuole fare il clinch, che è un pugile, e magari uscendo, adesso lei lo fa fin troppo bene, ma uscendo, sgomitando, cercando di uscire dal clinch, se non state attenti rischiate magari di prendere il gomito gratis, che non siete abituati a vedere, perché vi aspettate che quindi che l'avversario faccia il clinch. Ma se l'avversario non è abituato e non vuole fare il clinch e ne vuole uscire, il giudice in Occidente non capisce che sta evitando il clinch e non lo considera ostruzionismo, e per voi potrebbe essere pericoloso. Quindi state alla corta distanza con un pugile, o gli chiudete, quindi vai in lock, o subito siete presa, vedi che non hai chiuso, Tommy, te lo sei andata, ecco,
o vi chiudete e fate in modo che stringete il collo che non si può muovere, non può farvi del male, oppure rischiate, come era prima, con una presa che era incerta, di andare magari a prendere il colpo gratuito. Kickboxer che attacca, ginocchio d'incontro e poi chiuderlo in modo da non fargli lavorare da non fare lavorare le braccia, che fatto malissimo è il discorso che faceva Pesh-Morokot, che ha fatto Pesh-Morokot con George. Adesso Tommy non lo fa proprio male, però per farvi capire, tu cerca sbraccia con i pugni, Desi. Ecco, l'entrata di ginocchio in questo caso serve solo a togliere il fiato. Se riesco a togliere il fiato al pugile che mi viene incontro, ripeto, magari nello scoring non la vedono neanche la ginocchiata, però vi assicuro che è efficace, che può servire poi quando arrivate negli scambi a trovarvi l'avversario un po' più scarico di ossigeno, un po' più in debito di ossigeno e quindi meno pericoloso con i pugni. Allora vi ringraziamo soprattutto Mu perché è stato eloquente, ha spiegato tutti i dettagli del clinch in maniera... per finire da dove abbiamo iniziato, lui è quello che di clinch, di noi, ne sa di più di tutti, pertanto anche se sapesse parlare la nostra lingua e gli chiedessimo di spiegarlo, potrebbe farcelo vedere, potrebbe magari far pulire il tappeto a Tommy e a Daisy, ma se gli chiediamo di come è riuscito a farlo, non ce lo saprebbe dire. Sawadee-Kap! Ah, passai lì. Ah dai, ciao! Ciao. Sicuramente nonostante abbia detto tanto, il video è lungo, qualcosa mi è sfuggito, scrivetela sui commenti, iscrivetevi al canale che sto puntando al 1.000.000 di iscritti per i prossimi 25.000 anni e niente, se ci sono delle cose scrivetele, se c'è qualche cazzata fatemela notare così la correggiamo, la sistemiamo e niente, fate i bravi, ve la Muay Thai e soprattutto il clinch è il clinch, si chiama plum, non chapko, non fate la chapko, chiamate il chapko, lasciate stare il chapko è una presa, è una delle prese che si possono fare il clinch, ma il clinch è clinch. Ciao.